Alle 14:30 del 22 febbraio del 1982, nel Tribunale di Napoli, all'improvviso si sentono esplodere alcuni colpi di pistola. In un attimo il terrore e la paura si diffondono nel Palazzo di Giustizia. A terra ci sono un morto ammazzato e 2 feriti, tra cui uno è in fin di vita. In quell'istante è appena avvenuto un regolamento di conti tra gli uomini della NCO di Raffaele Cutolo e quelli della Nuova Famiglia, che sono le 2 fazioni che sono in guerra tra di loro per chi gestisce il traffico di droga e gli altri affari illeciti in Campania. A sparare è stato Michele Montagna, uno dei killer di Raffaele Cutolo. A perdere la vita è Antonio Giancio, detto Scialò, che è un affiliato della Nuova Famiglia. Ma il vero obiettivo dei killer era l'uomo che è rimasto a terra ferito in modo grave. Il suo nome è Gennaro Licciardi, che tutti chiamano Ascigni, e le 16 coltellate che gli hanno appena perforato la pancia non basteranno per fermare la sua ascesa criminale, ascesa che lo porterà a diventare uno dei boss più potenti della città di Napoli. Gennaro Licciardi, detto Ascigni, nasce a Napoli il 30 novembre del 1956. La sua infanzia la trascorre tra i tranquilli vicoli di Secondigliano. Secondigliano, negli anni 50, è un tranquillo quartiere situato nella zona nord di Napoli. Le campagne di Secondigliano sono la meta preferita delle famiglie napoletane per trascorrere i loro fine settimana. In quel periodo si respira aria pulita nel verde del quartiere. Era bella da vivere Secondigliano, ma tutto questo finisce negli anni 60. In quel periodo un'edilizia selvaggia travolge il tranquillo quartiere. Enormi palazzi di cemento presero il posto degli alberi e del verde. Pian piano Secondigliano divenne uno dei quartieri più popolati della città di Napoli. Il quartiere venne dotato di una struttura urbana molto moderna. Ci sono strade molto larghe e spaziose. Inoltre il piano prevedeva che oltre ai palazzi e alle strade dovevano essere costruite una serie di infrastrutture che dovevano portare benessere e sviluppo in quell'area. Secondigliano doveva essere un quartiere moderno. Gli spazi verdi che la circondavano dovevano diventare grandi parchi verdi e invece tutto venne abbandonato e divenne un'area urbanistica perfetta per l'evolversi del crimine organizzato. È in questa Secondigliano che a un certo punto si trova a fare i conti il piccolo Gennaro Licciardi. In un ambiente del genere bisogna essere svegli già da piccoli. Pensate, aveva poco più di 10 anni quando venne denunciato per la prima volta per furto d'auto. Una leggenda narra che il suo soprannome, Ascigna, cioè la scimmia, gli sia stato attribuito proprio quando era ragazzo e deriva dal fatto che quando era ragazzino era un fenomeno nell'arrampicarsi tra i balconi degli appartamenti che svaligiava. Gennaro Licciardi ha dichiarato durante il processo contro il clan Giuliano che il suo soprannome lo aveva ereditato dal padre. Lei ha un soprannome? Ha un soprannome lei? Sì, Pare che abbia già risposto su sì, presente, sì, il papà che era... Era mio padre, Ascigna. era mio padre e mi è stato... Va bene. Allora può accomodarsi, prego. Il salto di qualità nel mondo del crimine organizzato lo ha fatto negli anni 70. In quel periodo, a Secondigliano, non c'era un vero e proprio clan che controllava il territorio. Il quartiere veniva sfruttato dai clan storici di Napoli per arruolare nuovi affiliati. In questa ottica Gennaro Licciardi venne notato dal potente boss di Forcella, Luigi Giuliano. Il re di Forcella intravide da subito il suo potenziale. Luigi Giuliano capì che Ascigni era un ragazzo molto scaltro e per questo motivo gli diede il controllo della zona di Secondigliano per conto della famiglia Giuliano. Fine anni 70, a Napoli succede una vera e propria rivoluzione. Nel mondo del crimine campano arriva Raffaele Cutolo, che si proclama capo indiscusso della camorra. Il professore ha un'idea: vuole riunire in un'unica organizzazione criminale
tutti i clan della Camorra che operano in Campania e per questo motivo crea la NCO. Se un clan non aderisce alla NCO, diventa in automatico un nemico e deve pagare una tassa su ogni attività illegale in cui è implicato. Chi non paga diventa un nemico da eliminare. Inoltre, tra gli anni 70 e gli inizi degli anni 80 in Campania ci sono i marsigliesi e soprattutto i siciliani, che gestiscono i grandi affari del momento, come il contrabbando di sigarette e il traffico della droga, e costringono i clan della Camorra a rifornirsi solo da loro. Raffaele Cutolo non sopporta la loro ingerenza negli affari della Camorra e quindi, per limitare la loro egemonia in Campania, chiede a tutti i clan che collaborano con la mafia il pagamento di una tassa. Il professore vuole 10.000 lire per ogni cassa di sigarette che sbarca a Napoli. Il primo a opporsi alla NCO è Luigi Giuliano, il re di Forcella. Per questo motivo Raffaele Cutolo vuole la sua testa. Luigi Giuliano sa molto bene che da solo non può contrastare la NCO e insieme a Luigi Vollaro, detto il Califfo, boss di Portici, fonda la Fratellanza Napoletana, che è una specie di consorzio del crimine organizzato. In questa alleanza entrano a far parte in un primo momento tutti quei boss che fanno affari con il contrabbando di sigarette. Gennaro Licciardi è tra i primi ad aderire alla Fratellanza Napoletana e diventa uno dei più feroci nemici di Raffaele Cutolo. Ascigni combatte in prima linea contro la NCO e crea parecchi problemi all'organizzazione di Raffaele Cutolo. Un giorno un giornalista, mentre indagava sulla più sanguinosa guerra di Camorra che si stava combattendo tra le strade di Napoli e provincia, trovò un bigliettino. Su questo bigliettino c'erano le iniziali FN, Fratellanza Napoletana. Ebbe un'inventiva, invertì le lettere e FN divennero NF, Nuova Famiglia. È così che si sarebbe chiamata da quel momento la Grande Alleanza Anticutoliana. A questo nuovo gruppo aderirono tutti i boss che non sopportavano l'arroganza del professore. Boss come Antonio Bardellino, che era il capo del clan dei Casalesi, Carmine Alfieri, che era il capo del clan Alfieri di Piazzola di Nola, e il suo delfino Pasquale Galasso, che controllava la zona di Poggiomarino. Entrarono a far parte della nuova famiglia la potente famiglia dei Moccia di Afragola e tanti altri clan della Camorra. A questo punto la guerra diventa ancora più feroce. Il professore vuole la testa di tutti i suoi nemici e Gennaro Licciardi è in cima alla lista dei nemici da eliminare. Gli uomini del professore, non riuscendo a trovare lui, ammazzano il fratello Antonio, che aveva solo 22 anni quando il 2 giugno del 1981 rimase vittima di un attentato fatto dai cutoliani. In qualche caso la vendetta diventa un piatto che va servito caldo. La reazione di Gennaro Licciardi non si fece attendere. Dopo un paio di giorni, a Porta Capuana, è una strage. Si sparava da tutte le parti con fucili, pistole e mitra. A terra rimane Ciro De Rosa, cutoliano di ferro, e lui che insieme ad altri due ha eliminato il fratello di Gennaro Licciardi. Il 22 febbraio del 1982 è il giorno della resa dei conti. Gennaro Licciardi si trova nelle celle sotterranee del Tribunale di Napoli. Quel giorno, insieme ad altri imputati che fanno parte della nuova famiglia e della NCO, si trova in aula per rispondere in un processo che riguarda la guerra di Camorra che è in corso a Napoli. Quel giorno in aula c'è anche Raffaele Cutolo. Come al solito il professore è circondato dai suoi uomini. Appena termina l'udienza, Raffaele Cutolo chiede di essere riaccompagnato subito nella sua cella. È uno strano comportamento. Di solito il professore resta fino alla fine insieme ai suoi uomini, ma in quell'istante sembra che voglia abbandonare in fretta il tribunale. Il resto degli imputati vengono portati in una grande stanza in attesa di essere trasferiti anche loro nelle rispettive carceri. Incredibilmente, invece di dividere i cutoliani dagli anticutoliani, vengono messi tutti insieme nella stessa stanza. Appena il professore lascia il tribunale, si scatena l'inferno. Michele Montagna, un killer di Raffaele Cutolo, si dirige verso Gennaro Licciardi, con in mano una pistola, e inizia a sparare contro Ascigna e un suo amico, Antonio Ciancio, detto Scialò, che era un altro boss che faceva parte della nuova famiglia. Michele Montagna scaricò gran parte del caricatore contro Antonio Ciancio, che si era messo in mezzo tra i killer della NCO e Gennaro Licciardi. Antonio Ciancio muore sul colpo, mentre Gennaro Licciardi rimane illeso. Allora Michele Montagna prende un coltello e si fionda su di lui
e lo colpisce 16 volte, riducendolo in fin di vita. Gennaro Licciardi viene ferito gravemente e i medici dicono che ha poche possibilità che sopravviva, ma incredibilmente Ascigni sopravvisse a quell'attentato e riprese insieme agli altri la guerra contro la NCO. A vincere la guerra di Camorra fu la nuova famiglia. Una volta vinta la guerra, Gennaro Licciardi si staccò dalla famiglia Giuliano e formò un clan tutto suo e instaurò il suo regno proprio a Secondigliano. Il suo quartier generale era la Masseria Cardone, il luogo dove era nato e cresciuto. In breve tempo divenne uno dei boss più temuti e potenti di Napoli. Anche se si era staccato dalla famiglia Giuliano, Gennaro Licciardi rimase nell'alleanza della nuova famiglia. Nello stesso periodo in cui Gennaro Licciardi stava costruendo il suo regno, a Scampia, un quartiere che confina col Secondigliano, stava evolvendosi un altro clan della Camorra, ed era il clan di Lauro. A capo del clan di Lauro c'era Paolo di Lauro, che tutti chiamavano Ciruzzo Milionario. Il soprannome gli venne dato da Luigi Giuliano. Un giorno, in una bisca clandestina, erano riuniti molti boss della Camorra. Durante una partita di poker, Paolo di Lauro perse un grosso piatto. Si alzò dalla sedia, mise mano alla tasca per prendere altri soldi. La mazzetta di soldi gli sfuggì dalle mani e così cadere a terra, come caramelline, tante banconote da 100.000 lire. Luigi Giuliano, che vide tutta la scena, esclamò a gran voce: «E chi è arrivato? Ciruzzo Milionario!» Da quel momento tutti avrebbero chiamato Paolo di Lauro Ciruzzo Milionario. Tra il clan di Lauro e il clan Licciardi si crea un patto di non aggressione. Ognuno si ritaglia i propri spazi nel proprio territorio. Paolo di Lauro deciderà di non aderire all'alleanza di Secondigliano e si mette in affari per proprio conto, senza mai interferire con gli affari dell'alleanza. E così fece a sua volta l'alleanza di Secondigliano. L'eccessivo tasso di disoccupazione e la diffusione della povertà permettono a Gennaro Licciardi di arruolare nel suo clan tanti giovani ragazzi in cerca di rivalsa, mentre la scarsa presenza dello Stato fa il resto. La non presenza delle forze dell'ordine sul territorio permettono al clan Licciardi di aprire numerose piazze di spaccio che permetteranno al clan di fatturare centinaia di milioni di lire a fine mese. Il clan non si occupava solo dello spaccio della droga. Cospicue entrate economiche erano garantite anche dalle tangenti sugli appalti, dalle scommesse clandestine e dalla vendita di abiti contraffatti. Secondo il collaboratore di giustizia Pasquale Calasso, nella seconda metà degli anni Ottanta, il potente boss della Camorra Carmine Alfieri, che nel frattempo era diventato il capo della nuova famiglia, voleva eliminare Gennaro Licciardi, perché secondo lui stava cercando di espandersi con il suo clan verso Napoli centro. Ascigni era un ragazzo impavido, non aveva paura di fronteggiare clan più forti del suo. Fu grazie all'intercessione di Angelo Moccia, boss di Afragola, che fu raggiunto un accordo. L'accordo raggiunto non ferma Gennaro Licciardi. Ascigni vuole diventare uno dei boss più temuti e rispettati della città di Napoli. Comanda a Secondigliano, ma nella nuova famiglia ha un ruolo di secondo piano. Per questo decide di fondare un'alleanza che sia in grado di dettare legge nella città di Napoli e sia in grado di contrastare le altre organizzazioni criminali. Così, insieme a Francesco Mallardo, boss di Giuliano, e a Edoardo Contini, boss del Rione Amicizia, diede vita all'alleanza di Secondigliano. Nel breve tempo, l'alleanza di Secondigliano diventa una delle più potenti organizzazioni criminali della Campania. Nel giugno del 1991, la rivista settimanale Mundo fece una classifica dei boss più ricchi d'Italia. Al primo posto c'era Carmine Alfieri, con un guadagno di circa 1.550 miliardi di lire all'anno. Al secondo posto c'era il padrino di Marano, di Napoli, Lorenzo Nuvoletta, con un guadagno di circa 1.200 miliardi l'anno. Al terzo posto c'era il capo dei capi di Cosa Nostra, Salvatore Riina, con un guadagno di circa 900 miliardi l'anno. All'ottavo posto, quindi tra i primi 10, figurava anche Gennaro Licciardi, con un guadagno di circa 400 miliardi l'anno. Ascigni non era più un piccolo ladrungolo di periferia. Gli altri clan della Camorra ora guardavano Gennaro Licciardi con timore e guai a margargli di rispetto. Nel 1992 successe uno dei fatti più eclatanti commessi dalla Camorra napoletana. Il 14 marzo di quell'anno avvenne una vera e propria mattanza. Sulla bretella autostradale Caserta Sud Napoli, all'altezza dello svincolo per Afragola, vennero trucidati Assunta Sarno, che era la moglie del boss del Rione Sanità, Giuseppe Misso, e Alfonso Galeotta,
che era uno grande amico del boss. Inoltre vennero feriti altri due amici della famiglia Misso, Giulio Pirozzi e Rita Casolaro. I quattro stavano rientrando da Firenze dopo aver assistito ad un'udienza del processo sulla strage del Rapido 904. Giuseppe Misso era tra gli imputati. Molti collaboratori di giustizia hanno affermato che quella strage avvenne per punire proprio Assunta Sarno. La donna, durante un'udienza di un processo, rivolgendosi a Maria Licciardi, che era la sorella di Gennaro, gli avrebbe detto che il fratello comandava perché il marito era in carcere. Ma appena Giuseppe Misso sarebbe uscito, Ascigna sarebbe ritornato sull'albero a mangiare le banane. Per i collaboratori di giustizia fu un'offesa che l'alleanza di Secondigliano vendicò con il sangue di chi le aveva fatte. Quello era un modo per dire anche agli altri clan della Camorra che adesso non si doveva più scherzare con i Licciardi. Le forze dell'ordine misero fine alla latitanza di Gennaro Licciardi il 23 marzo del 1992. Quel giorno venne individuato e arrestato a bordo di un'auto mentre percorreva le strade di Giuliano. Qualche ora prima era stato arrestato anche il suo amico e alleato Francesco Mallardo. I due probabilmente, quando vennero arrestati, si dovevano incontrare. Il regno di Gennaro Licciardi dura poco. Nel 1994, mentre è detenuto, ha piccoli problemi di salute. Viene operato a un'ernia ombelicale. L'intervento non va bene. Il boss prende un'infezione e muore il 3 agosto del 1994. Il capo della Camorra di Secondigliano, quando muore, ha soli 38 anni. Oggi il clan che aveva fondato e soprattutto l'alleanza di Secondigliano, che aveva creato insieme a Francesco Mallardo e Edoardo Contini, restano due delle più potenti organizzazioni criminali che operano in Campania. Gennaro Licciardi aveva raggiunto il suo obiettivo, era diventato uno dei boss più temuti e rispettati di Napoli e aveva dimostrato di avere una grande intelligenza criminale.